DS7 Restyling, in mezzo alla neve, tanto lei è 4x4, adesso insieme su Terzo Garage. Le novità estetiche riguardano soprattutto i gruppi ottici, intanto questi, perché qui ci sono gli indicatori di direzione e anche i fari di posizione completamente ridisegnati. Poi abbiamo fari matrix LED, una calandra molto più grande, sempre al centro, il logo veramente molto visibile DS. I nuovi proiettori garantiscono una profondità di illuminazione di 380 metri, inoltre adattano proprio il fascio luminoso anche in curva per migliorare la sicurezza. Su questa versione abbiamo dei cerchi da 19 pollici che sembrano in realtà anche più grandi e hanno questi inserti in plastica per migliorare la penetrazione aerodinamica e quindi diminuire i consumi. In realtà si possono avere cerchi fino a 21 pollici. DS7 abbiamo visto è un restyling dopo 5 anni che ha cambiato esteriormente alcune cose ma che mantiene il suo stile da SUV comodo e anche in questo caso sportivo, nel senso che questa motorizzazione ibrida ha un sistema con 2 motori elettrici, oltre ovviamente a un motore termico che è il 1600 benzina, 4 cilindri. In totale abbiamo come potenza di sistema 300 cavalli e quando si mette in sport si sentono. Oggi in realtà non possiamo farlo molto perché siamo circondati dalla neve, ma come già detto questo non è un problema perché qui, grazie proprio ai 2 motori elettrici, abbiamo una trazione integrale, praticamente permanente. L'elettronica gestisce la necessità di ripartire, diciamo, la coppia, la trazione, e quindi l'auto riesce a venire fuori anche dai terreni più difficili o anche dalle situazioni come queste dove davvero le strade adesso sono pulite ma in alcuni casi possono essere ancora davvero molto scivolose. La sensazione di qualità è praticamente immediata. Questo tra l'altro è uno degli allestimenti quasi top, è il Rivoli, mi raccomando la francese, non Rivoli, pelle per i rivestimenti dei sedili, materiali morbidi sulla plancia, rivestito ovviamente anche il volante, e anche le portiere hanno questi inserti in pelle che davvero donano, come dire, un tocco di eleganza, l'ho già detto, però qui l'eleganza la fa da padrone. Grazie alla concessionaria Armando di Cuneo per aver prestato questa DS7 a Terzo Garage. Su questa versione abbiamo i tasti per regolare elettricamente il sedile del conducente. In questo momento ho una guida molto alta, ma vedete posso abbassarla perché posso anche guidare in modo, come detto, leggermente più sportivo, quindi più basso. Tra l'altro la visibilità è molto ampia, non cambia perché il parabrezza è davvero molto grande. Anzi, mi avvicino un po' perché abbassandomi mi sono un po' allontanato. Adesso invece ho una posizione di guida più consona per, come dire, manovrare bene il volante. Il volante è una forma particolare con questo cerchio tagliato nella parte inferiore per lasciare molto spazio alle ginocchia quando si sia in rettilineo, comunque lo spazio davvero non manca. Poi abbiamo i tasti per andare a modificare quello che noi andiamo a vedere, vedete, minimo, personale, qui sono le diverse impostazioni del cruscotto digitale da 12 pollici. Da questa rotellina sulla razza sinistra noi andiamo a impostare le informazioni che vogliamo vedere. Anche l'infotainment è un 12 pollici, anzi un 12 pollice 3,
con diversi widget e diverse applicazioni che poi si possono personalizzare sulla schermata home. Come tutti i sistemi ancora, nonostante qui il software sia decisamente rinnovato, diciamo dell'ex gruppo PSA, bastano 3 dita contemporaneamente per far apparire tutte le icone disponibili dei programmi disponibili. Vi ricordo che Terzo Garage è partner di Autoit.it, il nuovo portale di compravendita auto, nuove, usate e anche accessori. E c'è anche l'app, scaricatela e visitate il sito. Qui c'è una batteria da 14,2 kWh che può essere ricaricata in un paio d'ore con una potenza di 7,4 kW, oppure alla presa domestica di casa, quindi il contatore da 3 kW che però eroga un po' meno di 3 kW, diciamo tra le 5 e le 6 ore. E quando usiamo la modalità puramente elettrica riusciamo a percorrere una 60 di chilometri. Se siamo in città anche di più, perché ovviamente con le frenate e la rigenerazione la batteria si ricarica prima. A proposito di batteria carica, i consumi dichiarati sono di 1,2 litri per 100 km. In questo caso, strattonando abbastanza la macchina, i consumi a batteria scarica sono stati di 15 km al litro, che secondo me per la stazza dell'auto non sono davvero male. L'insonorizzazione è molto buona, in modalità sport si sente un po' di più la macchina cantare, è anche giusto perché qui ci sono 300 cavalli e il 1.600 benzina quando entra con un po' più di forza, diciamo, si fa un po' sentire, ma nulla di che, anzi è anche piacevole. Le sospensioni sono a controllo elettronico e sono anche gestite da un sistema che utilizza la telecamera frontale per rilevare le asperità della strada. In questo modo si riescono anche a avere viaggi più comodi, più confortevoli, perché comunque questa è una vettura votata al comfort. Nella modalità sport che ho attivato adesso, comunque le sospensioni restano un po' più rigide ed è giusto così come il volante, che è anche più bello da usare in sport perché, ripeto, un po' più preciso rispetto alla modalità comfort, e quando si schiaccia comunque i 300 cavalli vengono fuori davvero con piacere. Il cambio automatico direi che lavora abbastanza bene, è un convertitore di coppia 8 rapporti e si può usare con le palette al volante, che però non sono solidali con lo terzo, anche in manuale. La console centrale è un po' grande, però davvero offre molto spazio. Qui ci sono anche le due prese di ricarica del cellulare, di cui una per la trasmissione dei dati, però bisogna dire che qui Android Auto e Apple CarPlay si possono utilizzare wireless. Poi abbiamo ancora il portabicchieri e poi qui un grande pozzetto centrale molto profondo dove si possono mettere davvero tanti oggetti. Chi viaggia dietro ha molto spazio a disposizione, sedile regolato sulla mia altezza 1,90, ancora centimetri per le ginocchia e per la testa. Qui abbiamo anche il portabicchieri con il bracciolo centrale nel caso in cui ci siano solo 2 passeggeri, e quindi siamo pronti a partire. Il bagagliaio è elettroattuato, quindi basta premere il tasto e si apre. Abbiamo una capacità di 555 litri che diventano, qui abbiamo tra l'altro il cavo di ricarica in dotazione, 555 litri in configurazione standard che diventano 1700 andando ad abbattere i sedili posteriori, che si possono anche abbattere con queste leve. Basta toccarle e poi buttare giù il sedile. Ci sono anche dei ganci comodi, nel senso che possono essere retratti una volta utilizzati.
Questo è il tasto per accendere l'auto e quando l'auto si accende viene fuori l'orologio analogico. Un po' vintage, però non è male, dai, anzi a me piace, dà quel tocco un po' particolare all'auto. È facile prendere confidenza con la DS7, nonostante sia un'auto di dimensioni generose, non si notano questi ingombri, cioè è molto manovrabile. Dicevo che quando siamo in sport lo sterzo diventa più preciso, più duro, però quando stiamo in modalità comfort oppure nelle altre modalità di guida, soprattutto in città, il fatto di avere uno sterzo morbido è davvero molto piacevole e non, come dire, non stanca nel fare qualsiasi tipo di manovra. E con la DS7 è tutto, spero il video vi sia piaciuto, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao, buoni chilometri a tutti, alla prossima!